Buonasera, buonasera. Aspettiamo che entri un po' di gente. Nel frattempo volevo dirvi ragazzi che sta andando tutto bene in questo periodo, un periodo un po' particolare. Mi sto preparando l'India, mi sto preparando il Giappone. Alla fine sono riuscito a prenotare i voli. Partirò per l'India per un viaggio spirituale nella fondazione di Sadhguru dal 9 di no, scusatemi, non lo so, dal 9 marzo, sì, al 27 marzo, quindi il mio compleanno che è il 26 marzo lo farò là. Vabbè, e poi rimango una settimana in Italia e il 9 aprile parto per il Giappone e starò lì fino a fine giugno. Sto avendo un po' problemi col passaporto perché devo rinnovarlo nel mentre, varie cose, sto cercando di organizzare tutto, ma pian piano si fa. Ciao Gaetano, please speak English. If you have any question in English, you can DM me privately or you can ask it here. No problem, I will do both. Sera Marco, come va? Buonasera, tutto bene, grazie, tutto a posto. Voi come state? Perdonatemi i capelli, ma sto cercando di... Ne approfitto per asciugare i capelli nel mentre prima di fare i video. Qual è la differenza tra social media e social network? Allora, social network è come dire Facebook, è come dire Instagram, è come dire... No, YouTube in realtà non è un vero e proprio social network. Può essere considerato, ma è quella cosa lì specifica. Social media è come dire internet, cioè è un po' come dire un sito web e internet. Più o meno sono la stessa cosa, ma uno contiene l'altro. Il social network è un'applicazione fatta apposta, è un network sociale, e invece social media sono i media sociali, quindi è un po', diciamo, un po' il contenitore, da quello che ho capito. Allora ho scritto giusto nel tema, ecco. Gaetano, ma da te che tempo fa? Qua in realtà oggi si è sentito un colpo di primavera, non so perché, c'è vento e brutto, però sapete quando arriva quel vento del cambiamento che porta via un po' le nuvole? Ecco, oggi c'è stato un po' così, oggi ha portato un po' via le nuvole, stata una schiarita e si stava bene, c'erano 10 gradi prima quando sono tornato dalla palestra. Buonasera Marco, buonasera. Come state? Tutto a posto? Tra l'altro ragazzi volevo anche un attimo parlarvi di, non so se avete visto adesso Brian Johnson, tutto quello che sta succedendo nel mondo della longevità, nel mondo dell'internet in questo momento, a parte in America che sta succedendo di tutto e di più. Ma siccome ho già fatto video sulla longevità, su Brian Johnson, sul dormire meglio, su tutte queste cose qui, ed è una persona che seguo da una vita, volevo capire anche voi cosa ne pensate. Perché adesso diciamo che è un po' nel suo picco di notorietà, no? È un po' nel suo picco e ci sono momenti in cui, secondo me, tutte le cose arrivano un po', diciamo che se arrivi ad avere il tuo momento di gloria, se arrivi un po' ad avere della fama, per forza arrivi su, ma a un certo punto torni giù e devi continuamente far così, come è successo con Wim Hof, c'era un periodo in cui tutti parlavano di Wim Hof e poi adesso Wim Hof ha tutta la sua nicchia e ovviamente non si può parlare della stessa persona tutta la vita e sempre. Ognuno ha il suo momento di gloria e poi insomma finisce lì. O comunque si cerca di continuare, ma senza stare sugli occhi del mondo. E quindi in realtà stavo guardando che io seguo il suo blueprint, il suo modo di vivere da una vita, da tanto tempo, e ho imparato anche tante cose da lui, ma adesso che è il suo picco sta cambiando, tanto ho creato un po' questo movimento Don't Die ed è un po' particolare, volevo capire anche cosa ne pensate, magari ci farò un video sulla questione del non morire. Qual è la tua stagione preferita? Ma non ce l'ho una stagione preferita, mi vanno tutte bene. Allora Marco, tutto molto bello, ma dove sono i profumi? Yomix, ne parlo sull'altro canale, si chiama Mr. World Italy, penso, l'ho cambiato ieri, si chiamava Self Care by Marco Delia, ma sto provando vari nomi, e in cui parlo tutto di cura di sé a livello esteriore. C'è in descrizione, sotto in descrizione trovi quel canale lì. O comunque anche sui miei social, tipo TikTok, Instagram, parlo spesso di profumi, ma anche negli shorts su questo canale. Capita spesso che posti sui profumi. Magari ci farò altri video, ma quei video approfonditi li faccio là perché questo canale voglio iniziare a parlare anche un po' di cose che, sì, i profumi mi piacciono, ma voglio parlare di tematiche anche che proprio mi toccano un po' da dentro, qualcosa anche per aiutare un po', dare un mio piccolo contributo alle persone, provare a aiutare un po' il mondo. Ci sono stati dei cambiamenti nella stanza, prospettiva diversa.
nell'aria ci sono stati dei cambiamenti nell'aria stanza, forse nella tua stanza, prospettiva diversa. Ho cambiato solo questa luce qua. Non ho più la luce quella che avevo prima, quella lampada di sale, perché era ormai ce l'avevo da tempo e la lampada di sale prende umidità e inizia a sciogliersi il sale, inizia ad avere acqua dappertutto, non funzionava quasi più, quindi l'ho cambiata. Quel video sulla longevità è molto bello. Ah, sì, 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 sì. Grazie mille, Gaetano. Ci ho messo un po' di impegno e speriamo che i video sul benessere, sulla longevità, sulla cura di sé, ma anche cose interiori, magari iniziano ad andare un po' di più. E in realtà, sì, la questione del don't die, diciamo che finché era una questione di benessere e questione di crearsi un sistema per migliorare la propria vita, ero d'accordo su tutto. Adesso sulla questione movimento del don't die è un po' più particolare la situazione perché lì inizia un po' a uscire, a creare un movimento. Lui dice, sì, ok, la cosa che va a collegare tutti gli esseri umani è sempre stata questa cosa di sopravvivenza, di non voler andarsene, di non voler morire. Ok, sì, ma questa cosa a parte, lui pensa che sia una cosa intelligente da un punto di vista di logica. Parte e dice, ok, è un trascendere, mettiamo a posto, facciamo fare a un algoritmo la nostra sopravvivenza e poi da lì creiamo qualcosa di diverso. Invece secondo me è un po' il contrario, parte un po' da questa paura, da questo potere di ego, no? Di mancanza, di questa paura della morte, di quello che succederà, di voler vedere il futuro e tutto. Mi sono appena guardato la sua intervista con Logan Paul e da lì non riuscire ad accettare un po' questa cosa o comunque... eh, cioè, è ovvio che il suo ragionamento non fa una piega a livello logico perché dà dei consigli utili per vivere al meglio, ma poi quando si tratta del movimento Don't Die, sì, è basato un po' sulla paura, sul non accettare, insomma, anche quello che la natura dà. Adesso rispondo a tutte le domande. Ad esempio, mi sono scritto un pensiero, fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, Don't Die è creare un protocollo così che il survival, la sopravvivenza e il benessere sono a posto, da un algoritmo migliore di noi praticamente. Ma questi sono appunti che mi sono preso io. Ma e il survival è praticamente l'unica cosa che l'essere umano ha sempre avuto, cioè siamo sempre stati d'accordo almeno su una cosa che è l'esistenza come priorità. E il Don't Die sarebbe tutto questo movimento di, da quanto ho capito, voler portare la priorità su quella cosa. Ma secondo me qual è il problema? Il problema è che se guardi veramente, come dice Sadhguru, morire è un po' la cosa migliore che può accaderti, cioè è la cosa migliore che l'essere umano ha. La terra, la natura, cioè se non ti senti, se ti senti di dover essere separato, se ti senti di dover vivere per sempre, in yoga si chiama questa energia svadhisthana, no? Questo ego, è un po' o sei, diciamo, obliterato, sei un po' condizionato dagli ormoni, dalla sopravvivenza, dalla paura, o sei condizionato un po' dai soldi. E nel suo caso penso che siano i soldi. E anche se sembrano tutte cose intelligenti, secondo me lui rimane nella parte della logica della sua testa, si identifica tanto con la sua logica, il suo corpo e quello che vuole dire, ma non ne esce, cioè non ha ancora sentito, secondo me, ed è per quello che secondo me lui dice, vabbè, io faccio 4 minuti di meditazione al giorno e sono a posto. Secondo me non ha toccato quella parte che lo fa sentire unione col tutto, che ti fa sentire parte della natura, perché in quel caso lì capisci che è una cosa, la parte di benessere benissimo, ma la parte di movimento don't die è un po' particolare, è un po' una cosa egocentrica, un po' andare contro il processo naturale della vita. La vita, la terra, noi siamo parte della terra, non siamo qualcosa di separato e quindi non ridare per così tanto tempo il corpo alla terra, non ridare le cose che ci sono state prestate per così tanto tempo è un po' così la questione. Ci sta a vivere al massimo, ma diciamo che è fatto tutto apposta, non è che moriamo per niente, moriamo perché bisogna che le cose rimangano sempre fresh, molto giovani, no? Nuove. E quindi il survival, la sopravvivenza non dovrebbe essere la nostra priorità, ma trascenderla, secondo me. Quindi il benessere va benissimo, la salute va benissimo, ma tutto il movimento parte da un punto di vista intelligente, ma è sempre comunque, cioè non parte da un punto di vista, diciamo, di saggezza, di presenza, secondo me, parte un po' da mancanza, da paura. Questo è un po' il mio pensiero. È un po' un desiderio questa cosa di non voler morire che parte proprio dalla paura, dalla FOMO,
dall'essere identificati con la propria testa. Ecco, scusatemi, volevo condividere questo pensiero con voi, perché Brian Johnson ultimamente sta facendo tante cose, sono interessanti, anche alcune mi dispiace però che adesso si stia portando un po' in una direzione così. Poi è facile, soprattutto negli Stati Uniti, che è un paese che vive molto legato a queste cose, all'identità, all'ego, al potere, cioè è facile che lì poi cadano in questa cosa qua che sembra saggezza, ma Crying of Evil, sì. Ottimo Stefano Berluca. Marco, preferisci il caldo o il freddo? Il caldo e il freddo, ragazzi, sono la stessa cosa, ma è come dire, sono la stessa sono due facce della stessa medaglia. Il freddo è tanto utile quanto il caldo, anzi il freddo è la mancanza di caldo in realtà. Ed è utile in alcuni casi e il caldo è utile in altri. Quando voglio rilassarmi, diciamo che tendenzialmente un ambiente caldo mi piace di più, ma quando devo dormire o voglio o mi serve, il freddo è molto utile. Ah, grazie, ora vado a iscrivermi anche all'altro canale, grazie mille. È in inglese, ma vedrai che ti piacerà. Ciao Carlo. A proposito, io forse in futuro un ritocchino al naso me lo farei, ma non so, dettagli. Vedi tu, io non sono contro la chirurgia estetica e non l'ho mai fatta, ma se uno proprio vuole sentirsi meglio con se stesso e gli serve una cosa del genere, è un po' come qualcuno che si trucca, ma in modo definitivo, ecco, quindi non sono totalmente contro. Poi ovviamente ci deve essere prima un percorso di accettazione, perché non bisogna vederlo come un ok, farò quello e poi sono felice. No, lo fai se proprio vuoi, cioè non deve essere quella la soluzione, ecco. Una volta mi capita di vedere te che parlavi del disagio e di confrontarsi con le persone nel contesto neoatenistico, se non erro, ti va di fare considerazioni su questo argomento? Io sono sempre a ricordarmi, ok, le persone sono tutte diverse, stai calma, sempre questo conflitto interiore. Ragazzi, io ho sofferto tantissimo per il paragone con gli altri e posso dire finalmente che ne sono uscito, ne sto uscendo, ma ci vuole tanto tempo, ho sofferto veramente tanto ed è dato da tante aspettative. È dato anche qua dalla stessa cosa, dalla mancanza di yoga, dalla mancanza... Yoga cosa significa? Yoga significa unione, tutto ciò che il percorso spirituale cerca di portarti a fare è uscire dalla tua testa e farti tornare qui. Quando sei qua, per forza ti senti cioè ti senti parte di tutto quello che è il mondo e tutto il resto. Quindi ti accorgi che siamo tutti sulla stessa barca, che siamo tutti diretti verso la stessa direzione, che nessuno ha idea di quello che sta succedendo e quindi che non c'è niente da temere, non c'è niente da competere, è tutto nella nostra testa. E ci può stare a livello sociale competere con qualcuno, ma non deve diventare né un complesso di superiorità né di inferiorità. Quindi bisogna vedere gli altri come compagni e non come nemici o cose da temere. Ed è un gioco che non puoi vincere. È un gioco che non puoi vincere, quindi non ha neanche senso mettersi a giocare perché nel momento in cui... Cioè, la trappola non è quella persona che ti fa star male. La trappola è il paragone vero e proprio. Perché quando ti paragoni a quella persona e poi smetti, ce ne sarà un'altra. Arrivi a sorpassare quella, ce ne sarà un'altra. C'è sempre qualcuno a cui paragonarsi. Qualcuno che sta meglio, qualcuno che sta peggio. Quindi è un gioco a cui non puoi vincere. E un conto è se ti motiva, ma un conto è se ti blocca e ti fa star male. Perché poi ti condiziona anche le tue scelte perché vai a cambiare le tue scelte in base a quello. Invece che fare cose che ti piacciono e che ti fanno star bene, vai a fare cose per diventare meglio o degli altri o guardi quello che pensano gli altri, insomma diventi schiavo dell'opinione degli altri. Quindi diciamo che non è facile perché anche quando capisci tutte queste cose poi è difficile, ma la mia cosa pratica che mi ha aiutato tanto è questa cosa qua, lo yoga, l'essere presente, ma anche l'iniziare a vedere, e ascoltami bene perché questo è utilissimo, l'iniziare a vedere tutto come un po' una sfida. Tu immagina, noi siamo parte della natura, giusto? È come se la natura prendesse noi e ci mettesse continuamente alla prova, siamo parte di essa, quindi ci mette alla prova per vedere se possiamo arrivare al livello successivo. E quando inizi a notare questa cosa, la vedi ovunque. L'altro giorno, io stavo male per il paragone con questo ragazzo, l'altro giorno cammino, entro in casa, il tempo di appoggiare le cose, i miei stavano guardando la TV e compare questa persona in TV. E dicevo, ci sono appena finito di star male e ricompare. Poi ascolto la radio e compare un'altra persona. Poi i membri di quella band che mi danno fastidio. Poi apro i social e quindi a un certo punto inizio a riderci su questa cosa. Perché dico, vedi, invece che vederla come, ecco, un trigger, inizio a vederla è un test per vedere se sono migliorato. È un momento in cui posso dimostrare il mio cambiamento, il mio miglioramento, la mia virtù.
È una trappola, non devo cascarci nella trappola. Quindi ottimo, ricordati che la pressione è un privilegio. Marco, segui qualche sport? In realtà no, seguivo un po' il nuoto quando facevo nuoto, ma adesso quasi no, quasi mai. Gaetano, la paura della morte è sempre stato il tarlo della mente umana, stoici, epicurei, ma anche prima ne hanno detto cose su cose l'argomento. Tema vecchio quanto l'umanità. Esatto. È l'unica certezza che abbiamo, ragazzi. Hai ragione, come dire, preferisci la luce o il buio? Senza luce non esisterebbe il buio. Esatto. O Marcolino, o Marcolino, o Marcolino. Ciao l'incubo. Noi meditiamo mentre dormiamo, quando si dorme i pensieri non ci sono. No, non è una vera e propria meditazione, nello yoga ci sono vari tipi di profondità di coscienza ed è un tipo di coscienza diverso, entri in uno stato diverso il sonno, ma non è uno stato meditativo. Lo stato meditativo è l'essere presente, ma non è che non pensi o sei non conscio, sei totalmente qui, ma consapevole, quindi è un po' come se vedi la mente, vedi tutto, ma sei quel testimone silenzioso. Invece il sonno va un po' a inibirti, non sei consapevole di quello che sta succedendo. Marco, ma se la luce è più veloce, perché il buio arriva prima? Perché il buio è la base di tutto, ragazzi. Il buio è semplicemente la mancanza, il vuoto, è quello che in yoga viene definito Shiva, ciò che non c'è, ed è la base su cui tutto viene creato. Il buio non è materia, il buio è la base, è come la tela bianca su cui puoi costruire qualcosa sopra. Ciao Marco, cosa ne pensi di Afnan 9pm? Non lo so, non lo conosco. Per quanto riguarda la questione estetica in chat, hanno parlato di interventi chirurgici. Io penso che se vuoi cambiare devi farlo, ma devi capire il confronto con lo specchio è molto potente. Esattamente, è quello che penso anch'io. Qual è il sogno più strano che hai fatto nella tua vita? Ciao Carlo. Sogni ricorrenti. Faccio spesso sogni ricorrenti, tendenzialmente c'era un periodo in cui sognavo tipo sempre squali. Poi ogni tanto c'era un periodo in cui continuo a sognare, diciamo, tutti i miei ambienti in cui sono cresciuto in uno. Quindi la scuola, il nuoto, gente del mio paese, tutti nello stesso ambiente, tipo in un'avventura, in un racconto, magari horror, magari drammatico o tragico. Tutte cose che veramente faccio fatica a unire. E diciamo che ce ne sono di cose strane, ma cerco di non dare troppa importanza ai sogni. Suoni ancora la chitarra? Faccio sentire qualcosa, volete? Non suono bene, eh. È solo ogni tanto suonicchio, tanto per... Tra l'altro questa chitarra vecchissima delle medie. Mamma mia. Vediamo cosa riesco a fare. Allora, suono malissimo, ve lo dico. Spero non vi dia fastidio. Ok. Vediamo cosa riesco a fare. Allora, sono un po' agitato. Oppure... Ce ne sono tante. Vediamo se mi viene in mente qualcos'altro che avevo imparato. Ah sì, c'era questa. Parla le scale, stai facendo prima di tutto suonare sempre meglio. Tra poco ti vediamo qualche band musicale, Marco Rockstar. Ah no, no. Il canto sto pian piano continuando, ma più che altro per la voce. Ma la chitarra, strumenti, suonavo il piano quando ero piccolo, ma a parte che sono agitato perché non ho mai suonato davanti a nessuno, praticamente, e quindi sono un po' bloccato, ma pian piano mi scioglierò. Poi devo comprare una chitarra che non sia scordata e che sia meglio. Vediamo cosa mi viene in mente. C'è anche... Avete presente quella canzone lì?
Ti interessa l'astrologia? Ciao Sara. In realtà è affascinante, ma non mi sono mai soffermato così tanto. Anche a me è successo svariate volte, anche se non mi rendo conto di sognarlo molte volte, ma lasciare i miei familiari, di essere in macchina, stare per schiantarmi con tanto di ispirazione e converso di piccolo spavento per poi svegliarmi. E dicono che se ti svegli è perché il cervello non sa cosa c'è dopo. Pensa un po', questo è molto curioso come cosa. Fai un occhio non Heaven's Door, facile, la canzone del sole pure. Devo impararle, devo impararle. Per ora ho imparato solo alcune cosine, tipo così, tanto per... che adesso mi vengono in mente, cioè tipo... quella di Ed Sheeran, classica. Oppure... ah sì, quella di Linkin Park. Tu, tu, ru, tu, tu, tu. Oppure questa qui. Questo sembra un po' difficile. Pure quella di Ren, che cos'è che era? Ce ne stanno un po'. Mi piacerebbe riprendere a suonare qualche strumento musicale, al momento ho troppo impegno, oltre alla scuola ovviamente, una volta suonavo il pianoforte, elementari cantavo nel coro. Secondo me un qualsiasi cosa a livello di creatività, che sia suonare, che sia cantare, che sia recitare, ci deve essere sempre, come lo sport, è un po' una parte di noi esseri umani che dobbiamo esprimere in qualche modo, l'arte, ci deve essere un qualcosa, profumi, un qualcosa. Ciao Marco, ho sfruttato questi mesi di ferie per fare una mega vacanza, spendendo molto più del mio budget, ma non sono mai pentito per aver visto posti nuovi ed aver arricchito la mia cultura. Sono, sono d'accordo, anch'io tutte le volte che ho fatto vacanze alla fine sforavo quasi il budget, ma sono cose di cui non te ne penti perché poi ti accorgi che alla fine cosa rimane? I soldi non te li porti mai via, i ricordi rimangono per sempre, no? Sono molto effimeri i soldi. Alla fine non sono soldi persi ma investiti, si vive una volta sola. Esatto, ma non tanto perché si vive una volta sola, ma è proprio perché è una cosa tangibile. Da come suoni ci stai? Dietro più di un anno, mi sa, ma io la suono da 12, ecco. Però non sono a livello alto. Ma no, suono tipo suonicchio così ogni tanto per imparare proprio qualcosa. Vediamo se... cos'altro è che mi viene in mente? Ci sono altre cose, ma... mi viene in mente niente. Ottimo. Ah, vabbè, quella di Lana Del Rey. Ciao, applicazione per un to-do list giornaliera come promemoria di Apple non mi trovo bene. Andrea, dipende da quello che vuoi, perché io ad esempio ho creato un sistema con il promemoria di Apple in cui mi trovo benissimo, perché sfrutto un po' la sincronia tra promemoria, note e calendario e metto nel promemoria diviso in cartelle, perché sai che puoi creare le cartelle. Ho creato una cartella Next Actions, quindi le cose da fare tipo oggi, poi ho creato una cartella progetti per cose tipo che richiedono più tempo. Ho creato una cartella aspettando, quindi waiting for, che sono quelle cose che farò, cioè devo aspettare per farle. E poi ho fatto una cartella someday maybe, quindi qualcosa che forse farò in futuro, idee. E ogni volta che ho qualche idea me la metto lì subito nelle note e poi scelgo come dividerla. Oppure le metto se è tipo qualcosa che ha un impegno, che ha un orario specifico, lo metto nel calendario. Se è invece un qualcosa che ha, diciamo, un appunto per me stesso, lo metto nelle note in una categoria, tipo idee video, insomma, in varie cose che ho creato. No, vabbè, sei sciolto piano piano, grazie mille. Io sono da quando ho 16 anni, però veramente metal, ma anche classica. Caspita, Marco semplifica tutto con una visual board.
In che senso? In che senso? Via, a parte suonare che abbiamo capito che sei bravissimo, insomma, ti piace ascoltare musica? Mi piace ascoltare... In realtà, ragazzi, la musica, vi dico la verità, non sono un amante dell'ascoltare la musica. Però, ultimamente... Cioè, di solito ho sempre preferito un po' il silenzio. Quando ero piccolo ascoltavo tipo Linkin Park, Simple Plan, questo genere qua, Blink 182. Poi adesso invece ascolto tanta tipo musica giapponese per imparare la lingua. Ogni tanto ascolto musica, perché diciamo che la musica mi fa cambiare, un po' mi fa cambiare umore, no? E quindi tendenzialmente preferisco stare un po' più stabile e non continuamente cambiare umore. E quindi l'ascolto quando magari voglio sentire delle emozioni un po' più forti in qualcosa. Ultimamente c'è una canzone che mi piace tantissimo che è legata a Attack on Titan, l'attacco dei giganti. Si chiama Akuma no Ko, ed è bellissima, c'è anche la versione italiana. Ciao Marco, hai sentito parlare di energia maschile e femminile? Se sì, secondo te è connesso al concetto di manifestazione? Ciao Leo, certamente, tutto ha energia maschile e femminile, almeno gli esseri viventi. E diciamo che puoi chiamarla maschile o femminile, puoi chiamarla come ti pare, positivo o negativo, yin e yang, puoi chiamarla come ti pare, comunque due poli. E tendenzialmente noi in società questa cosa ce l'abbiamo tanta, noi abbiamo tutti energia maschile e energia femminile e non è legata al genere, non c'entra niente. Poi tendenzialmente uno che magari è nato maschio può avere più energia maschile di media, ma non è detto che abbia totalmente energia maschile, anzi, siamo tutti un mix. E, e questa cosa si vede tanto in alcune persone, in tante cose, il modo in cui è condizionato dalla propria mente, nelle emozioni, dipende da tante cose. Ho lavorato tanto sulla mia parte femminile, ad esempio. Cosa ne pensi sull'investire su se stessi? Da cosa hai iniziato? Io ho iniziato a fare un po' di inglese e a marzo vado a fare un corso di crescita personale per 3 giorni. Ho sempre investito su me stesso, penso che sia l'unica cosa in cui investo veramente. Poi vabbè, ho quegli investimenti a livello finanziario in cui metto ogni tanto un tot perché la pensione non me la darà nessuno, essendo 97, ma, ma investo in libri, corsi, ho sempre investito in attività, sport, canto, recitazione, ballo, postura, cose mediche, integratori, ehm, lingue, di tutto e di più. J-Rock adoro. Ah sì. Lo imposti come sfondo del desktop. Ah, come faccio io? Ok, grazie del consiglio. Credo che vuol dire ambiare di più e vuole rafforzare le sue competenze ed entrate, debba crearsi più strade. Vero, ma anche una questione di... Cioè, alla fine siamo qua apposta, no? Per un po' sfruttare, cioè cercare il nostro massimo potenziale, che non vuol dire fare cose pazzesche nel mondo, ma fare quello che si può, con quello che si ha. Guarderai Sanremo? Non lo so, penso di no, non sono mai stato fan. Ma la te barba non cresce? Mai fatta crescere? Purtroppo non mi cresce, cioè mi cresce veramente poco e male e quindi non la lascio mai crescere. Poi Marco, ti segnalo un film che mi ha stravolto, si chiama La forza del guerriero di pace, hanno anche un sacco di libri che leggerò. Ho un libro che si chiama Il guerriero della pace, forse, o qualcosa del genere. Way of the Peaceful Warrior, non so se è lo stesso. Però me l'avevano già consigliato quel film, lo guarderò. Grazie. Qual è la tua serie preferita? Serie, sai che non lo so. Serie, forse ultimamente ho guardato Squid Game, non è male. Però non ci sono serie che mi hanno stravolto la vita. Più che altro, ad esempio, film o anime mi hanno stravolto la vita. Sono molto appassionato dei film di Miyazaki, dello studio Ghibli. Conosco molto bene, ho guardato il documentario adesso di Miyazaki che c'è su Netflix ed è bellissimo. Qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito? Wow, domandona. Allora, ultimamente sto guardando tanti film che... Tutti quei film che tipo sono famosi ma che non ho mai letto, che non ho mai visto. Tipo Salvate il soldato Ryan, tutti quelli che hanno vinto premi. Ho guardato Sette anime l'altro giorno, no scusatemi, Sette anni in Tibet. Tantissimi film, Odissea nello spazio. E diciamo che ce ne sono tanti di film belli. Forse se devo sceglierne uno, a me personalmente piace tanto Interstellar, mi piace molto Nolan come regista.
Qual è la tua saga preferita? Saga? Forse Il Signore degli Anelli. Non l'avevo mai valutata, ma quando l'ho vista, porca miseria. Qual è il tuo cartone animato preferito? Intendi quelli Disney o Pixar? In quel caso lì, sai che non lo so. Perché quando li facevano da piccolo io nuotavo, facevo allenamento tutti i giorni e quindi non sono mai cresciuto tanto con quelle cose. Quindi cartone Disney Pixar, forse Monsters Co., Nemo o anche tipo il Gobbo di Notre Dame. Invece anime ce ne sono tantissimi. Hai piercing o tatuaggi? No. Dear Anne Grey, ok. Lo stesso, ok. Come hai capito che devi lavorare sull'energia femminile? Perché avevo tanta mancanza di accettazione su quello. L'energia femminile è un po' quella cosa che ti fa vivere la vita al meglio, quella cosa che ti fa sentire tenerezza e unione verso gli altri, quella cosa che ti fa, che toglie un po' quella rigidità tipicamente maschile, che ti fa provare emozioni, che ti fa lasciarti un po' andare, sciogliere la tensione, che ti fa sentire una madre per il mondo. Ed erano cose che a me mancavano e quindi ho iniziato a lavorare su quelle. Se una persona vuole meditare, deve per forza lavorare sulla propria energia femminile, perché non riesce a lasciarti andare veramente da dentro se non lavori su quello. Il film è pazzesco, ma il libro ancora di più. Ecco, ottimo, allora lo leggerò. Qual è il tuo attore preferito? Ce ne sono tanti. Sai che ti dico che Will Smith mi è sempre piaciuto tantissimo. Ho rivalutato tanto. Beh, da ridere, l'altro giorno ho guardato Ace Ventura di Jim Carrey, è pazzesco, Jim Carrey è incredibile. Ma ce ne sono tanti. Forse se devo scegliere un attore, forse ti direi a questo punto Leonardo DiCaprio. Secondo me lui è un attore bravissimo. Cioè, tutti i suoi film lui riesce a fare parti diverse, cose. È incredibile, a livello tecnico è incredibile. Però Will Smith mi è sempre piaciuto. Ma hai visto Matrix? Visto sì. Sei stato in Sardegna? Certo, ho mia sorellastra che abita in Sardegna. Qual è il tuo marco preferito? Ragazzi, se uno degli errori più grandi che facciamo è pensare che esistano più versioni di noi o addirittura c'è gente che dice parlo con me stesso, ama te stesso, fai così, tu stai creando di uno, due o di più. Quello è un problema, secondo me. Quindi non c'è un altro marco, c'è solo questo. Quindi non ho una preferenza. Qual è il tuo piatto preferito? Carlo, il mio piatto preferito? Ma ti direi la pizza. Sono banale, ma io adoro la pizza, ragazzi. Purtroppo è un junk food, anche se non è il peggiore junk food di tutti, ma almeno una volta a settimana me la permetto la pizza perché la pizza è la pizza. Va bene, ragazzi. Grazie mille per il supporto. Io ho gli ultimi 2 minuti con voi e poi scappo a fare i video. Avete dei video che vorreste che io faccia? Riformulo la domanda, qual è la versione di te preferita? Non... diciamo che anche lì la questione delle versioni, però ho capito quello che vuoi dire, quindi cerco di risponderti un po' comunque. Forse la versione tipo virtuosa, la versione un po' più stoica, quella che riesce a lasciarsi andare e ad essere proprio nel flow. Quando entri nel flow e non hai problemi in niente, sembra che proprio tutto fluisca bene, che tutto sia a posto. E succede spesso, ultimamente sta succedendo spesso, e mi succede, ho notato quando vado all'avventura, ho notato che quando sono in giro, viaggio, faccio, incontro persone, amicizie, è il momento in cui mi accorgo di più dei risultati del lavoro che faccio su me stesso, perché mentre sono a casa e lavoro su me stesso da anni, ma quando esco mi accorgo, uno, per come vedo gli altri, come stanno, che stanno tutti malissimo, come reagisco alle cose, come sono flessibile in alcune cose, come parlo con gli altri, eccetera, mi accorgo proprio del tutto il lavoro che ho fatto su di me, di quanto ha funzionato e quella cosa mi piace tanto. Quindi viaggiare e conoscere gente è quello che mi piace, mi sento proprio vivo e non è quasi mai un peso.
Invece Marco Togni che mangia il miglior sushi del mondo in Giappone e anche la carne di Kobe. Ma tra un po' lo raggiungo, eh. Sarebbe meglio se facessi un video dove spieghi l'importanza di investire su se stessi secondo la tua esperienza. Purtroppo è una cosa molto svalutata a mio parere. Ma alla fine un po' tutti i video che faccio sono sull'investire in se stessi, se ci pensi, da un punto di vista. Sara Brucoli, fai uno dove fai yoga più complicato, se pratichi hatha un po' più avanzato. Lo farò. Tra l'altro a marzo, come vi dicevo, me ne vado per 3 settimane in India, proprio per lo yoga, ma più che yoga fisico, quindi hatha yoga, una parte meditativa. Vado a fare proprio un sadhana, Bhava Spandana si chiama, e un altro è Shunya, quindi sono due tipi di meditazione molto complessi. Video sull'ansia sociale. Va bene. Qualcuno gli ha mai fatto notare dei miglioramenti dovuti alla meditazione? Ah, tantissimo. Tantissimo. Quando sei in giro e sei in viaggio hai modo di vedere le cose da un'altra prospettiva, è verissimo. Prendi una boccata d'aria, vero? Vero? Va bene ragazzi, sono 36 minuti, quindi direi di non rendere questa live ancora più lunga. Se avete qualsiasi domanda potete scrivermi in privato, per me io sono sempre disponibile per qualsiasi cosa. Grazie mille per il supporto, per la conversazione. Se volete farò un'altra breve live il venerdì su Instagram o su TikTok, lo faccio in entrambe le parti. Quindi cerco di mantenere adesso il martedì una live alla sera sul canale, così di 40 minuti, circa 30-40 minuti, e poi una live più breve sia su TikTok che su Instagram il venerdì. Quindi una mezz'oretta in cui farò 10-15 minuti su TikTok, 10-15 minuti su Instagram, un po' prima, quindi al pomeriggio, tardo pomeriggio. Quindi in caso ci vediamo lì o potete scrivermi su Instagram o come preferite. Occhio a nominarti all'India, come è successo col Giappone. Ma lì non sarò tanto in India perché sarò più sarò più nell'ashram, ecco, quindi sarò un po' in uno spazio chiuso, tra virgolette, quindi vivrò l'India ma non così tanto come ho esplorato il Giappone. Poi il Giappone, ragazzi, io ci ho proprio lasciato il cuore. Ciao, cosa ne pensi del mouth breathing? Ma si steppa. Mouse taping. Lo faccio e lo faccio non tutti i giorni, ma lo faccio penso ormai a giorni alterni. Quelli là che vedi sono dei cerotti. Cioè queste in realtà sono delle gomme dure per allenare la mascella, ma sotto ci sono dei cerotti in cui faccio, cioè praticamente li metto prima di dormire. Ho letto questo libro che si chiama Breathe, e spiegava l'importanza del respirare dal naso, soprattutto di notte quando non ci si accorge che si sta respirando con la bocca. Quindi è scientificamente provato e quindi tuttora cerco di farlo il più possibile. Le tue live durano troppo poco. Ragazzi, è perché allora, il bello e il brutto della live, cos'è? Il bello è che si può interagire, che è divertente, io mi diverto tantissimo a rispondere alle vostre domande, e non c'è niente da editare, più o meno. Quindi è come un video abbastanza semplice. Il brutto è che non se lo guarda nessuno dopo, nel senso che lo guardiamo noi, che siamo qua, ma allo stesso tempo poi quando il video viene pubblicato, diciamo che alla gente non interessa vedersi un video tipo di una live già passata perché dura troppo. Quindi è un po' quello il problema. O dovrei assumere qualcuno che mi prende le parti e ne fa dei video, ma allora lì dovrei fare dei video con la videocamera, non col telefono, perché sennò si vede male, diventa un po' un casino. Quindi diciamo che la live cerco di farla prima di fare i video, ma non penso di starci troppo. Magari cercherò di starci sempre un po' di più, anche perché da domani inizio a questa nuova routine in cui mi alzerò sempre prima, cercherò di alzarmi presto e cambiare un po' le routine, quindi magari riuscirò a farle un po' più lunghe. Non riesco a raggiungere il vuoto ultimamente in meditazione, cosa consigli? Allora, come tutte le cose ci sono momenti su, momenti giù. Conta che tendenzialmente quello che intendi come vuoto è semplicemente probabilmente il fatto che sei un po' perso, identificato nella tua testa, quindi non riesci a uscire qua e sei dentro qua. Quindi non sforzarti, anzi, cerca semplicemente di concentrarti su una cosa, quindi che sia il respiro, che sia la sensazione dentro il tuo corpo, che sia un suono, che sia un qualcosa, ma non so che tipo di meditazione fai, ma se tu segui semplicemente quello che ti viene detto e cerchi di migliorare pian piano ogni giorno, vedrai che
è questione di processi, come quando vai in palestra e non sempre ti vedi al massimo, stessa cosa. Non volerlo a tutti i costi perché poi non lo ottieni. Io respiro solo con il naso, mi fa schifo pensare a respirare la bocca tra polvere, germi, eccetera. Lo so, c'è tantissima gente purtroppo che ascolta così, che c'è che respira con la bocca. Hai mai ascoltato SMR? No, non fa parte delle mie passioni. Qual è il tuo programma della tua routine di questo mese? Il tuo programma della tua routine di questo mese? Ah, allora io praticamente faccio quasi tutti i giorni un po' le stesse cose. È un po' difficile, la mia routine è un po' piena da spiegare, quindi non so se riesco a spiegarla qui, magari ci farò un video. Però diciamo che tendenzialmente mattina mi alzo, leggo il libro o il pulling, Duolingo, il corso di giapponese, il diario, il journaling, la beauty care, la beauty routine, poi faccio hatha yoga e poi la meditazione, poi faccio colazione, dopo colazione finisco il corso di giapponese che ho un'altra parte, poi posto, il primo post è sui social e poi lavoro. Lavoro fino a pranzo, dopo pranzo faccio merenda, scusatemi, faccio palestra o allenamento, dopo palestra o allenamento faccio merenda, dopo merenda continuo con il lavoro, faccio altre cose di lavoro fino a cena e dopo continuo a lavorare fino a che non inizia la wind down routine in cui faccio skincare, faccio la terapia con la luce rossa, faccio la cosa per i capelli e insomma varie cose. Poi routine denti, ce ne sono varie cose. E poi ogni giorno ci sono cose diverse. C'è il giorno in cui devo fare i video, c'è il giorno in cui devo editare i video, c'è il giorno in cui faccio gli esercizi di The Secret, gli esercizi di domanda e introspezione, il giorno in cui rispondo ai commenti e ai messaggi, giorno in cui faccio ballo, giorno in cui faccio esercizi di respirazione, giorno in cui faccio più hatha yoga. Dipende dal giorno, ogni giorno è diverso, ma tendenzialmente il giorno base è quello. Per pubblicizzare le tue live potresti prendere spezzoni delle stesse che consideri interessanti e metterli come reel short su YouTube, rendi curiosa la gente per live. Vero, ma come ti dicevo non è facile perché nella live di 42 minuti devi star lì cioè devi prendere lo spezzone e adesso è fatto col telefono con la videocamera davanti perché ho la chat qua, quindi mi è semplice. Ma se volessi farlo fatto bene dovrei usare la videocamera e il fatto di dover usare la videocamera vuol dire che devo attaccarci il computer. Attaccarci il computer significa che non posso star qui, devo trovarmi una scrivania e quindi diventa tutto un po' complesso. Però dovrei farlo, sì, pian piano lo farò. Adesso sono le prime live che faccio perché alla fine ho iniziato quest'anno. Poi pian piano magari inizierò a inserire il tutto. Quando è il tuo compleanno? Il 26 marzo. Cosa consigli per l'altezza? Cosa consigli? Stretching? Apprendersi ad una sbarra per decomprimere la spina? Cosa ne pensi dei videogiochi? Per l'altezza sì ragazzi, non è che c'è tantissimo da fare, però lo sport è una dieta sana e il decomprimere o fare stretching è l'unica cosa che può fare, è la postura. Cosa ne pensi dei videogiochi? Penso che siano una forma d'arte esattamente quanto l'arte, esattamente come la musica, esattamente come il cinema. Penso che sia una forma d'arte pazzesca, molto interattiva. Ci sono alcuni giochi, ragazzi, che mi hanno cambiato la vita e come i Pokémon o come Zelda, adesso ogni tanto gioco a Zelda nei miei momenti liberi. Come tutto, quando è esagerato diventa un problema, ma quando è un piacere, un'esprimersi ogni tanto diventa parte di uno sfogo, di un'espressione, è sempre bello. Io compio anni il 28 marzo, siamo vicini. Ah, grande! Ciao Marco, come procede il piano di accumulo? Sarebbe interessante un video sugli investimenti. Tutto bene, in realtà procede bene, nel senso che ogni mese metto quei soldi lì e vengono reinvestiti in questo piano d'accumulo. Probabilmente verranno ritirati tra 30 e 40 anni, è la mia pensione. Ci farò magari un video, sì. Marco, compiamo gli anni lo stesso giorno e stessa età. 6,97. Caspita! Stesso giorno, incredibile. Aia, mi hai battuto. In che senso mi hai battuto? Ah, il 28 marzo, ok. Ah, perché eravate... Caspita, in effetti è incredibile. No, vabbè, Ariete alla carica. Ah, sì. Il mio ascendente è Ariete come segno zodiacale. Ah, pazzesco. Let's go. Credi negli segni zodiacali? Ah, credere o non credere, ragazzi, i segni ci sono, quindi che poi uno voglia crederci o no, diciamo che tutto lo storytelling di quello che poi il condizionamento che ti può dare il momento in cui sei nato a livello astrale, diciamo che non ne sono tanto convinto, ecco. Sicuramente c'è un condizionamento che il Sole, la Luna e i pianeti del nostro sistema solare ci danno, ma non penso che il momento in cui sei nato influisca così tanto su poi il tuo tipo di vita. Penso che sia più il condizionamento che apprendi pian piano mentre cresci.
però chi sono io per dirlo? Sono impulsivo come una bestia, infatti XD, ok? 26 marzo ci facciamo gli auguri in direct. Ah, va bene. Sara Brucoli, io ci credo, ci sono dei sacerdoti del Sanatana Dharma molto bravi, anche occidentali comunque, ma in realtà è comunque tutta un'arte di per sé, una scienza di per sé, quindi sicuramente ha un suo fondamento, una sua fondamento, hai capito? Io sono aperto a tutto, quindi magari un giorno anche approfondirò anche a modo mio. Va bene ragazzi, io scappo, grazie mille per il supporto, viva gli Arieti e e ci vediamo alla prossima live. Per qualsiasi cosa scrivetemi in privato, scrivetemi anche su Instagram dove volete e ci vediamo venerdì su Instagram o TikTok oppure ci vediamo direttamente martedì prossimo per la live. Sarà un problema in Giappone fare le live perché c'è la differenza di orario, ma cercherò di farle comunque quando è qua è martedì sera, ci proviamo. Ciao, buonanotte zii, buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie del supporto. Viva gli Arieti, vai Michele. Dillo. Ciao Marco, alla prossima, ciao a tutti. Sogni d'oro, ciao ragazzi, ciao a tutti. Buonanotte, buonanotte, notte, buonanotte, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.